Ciao da Gabriele di Staticalmo, il servizio di consulenza statistica per piccole, medie aziende o organizzazioni che ti aiuta a prendere decisioni statisticamente più rigorose. Oggi ti mostro un caso di richiesta di analisi per quanto riguarda un fenomeno che riguarda più da vicino le grosse aziende, ossia lo studio dell'abbandono da parte di clienti. Leggo la richiesta: siamo una azienda leader, azienda business to business per quanto riguarda i carburanti e le carte dei carburanti ai distributori di Shell in Turchia. Stiamo cercando un professionista che tramite machine learning, quindi apprendimento automatico, analizza e riduce il nostro tasso di abbandono per la nostra azienda. Il candidato ideale, eccetera, eccetera. Il resto essenzialmente non ti interessa. La cosa bella di questo caso è che abbiamo molti dati. Con questo dataset molto corposo io mi sono fatto questa prima impressione, ossia l'accanimento statistico. Io mi sono fatto questa prima visualizzazione dei dati e noterai una cosa, che i litri venduti calano a picco in questa grossa città, a Istanbul, anche se comunque l'ultimo mese non andrebbe considerato, quindi lo lasciamo stare Istanbul. In Antalya c'è una diminuzione vistosa anche al netto dell'ultimo mese e quindi abbiamo essenzialmente due grosse città dove c'è un calo vistoso, in un caso addirittura verticale. Quindi, secondo me, in questa fase molto acerba, l'approccio statistico non basta. Qua serve proprio un discorso di intelligence che ovviamente viene appoggiato da un cruscotto dati che evidenzia le situazioni critiche, ma dopo questa evidenziazione serve qualcuno che raccoglie sul campo i motivi di queste situazioni critiche. Qui abbiamo il codice identificativo del punto vendita. Basterebbe chiamare chi ha quel punto vendita e dire: ma per caso a Izmir ha aperto un concorrente? Questa è un'idea. Ad Antalya ha aperto un concorrente? Questa è un'altra idea. Qua si potrebbe fare una cosa aggiuntiva, ossia dividere questa visualizzazione in funzione della città, perché vedi che ne abbiamo tante. Quindi io faccio un duplica, questo lo chiamo per big cities e qua io seleziono solo 1, 2, 3, 4, perché da quello che so io la Turchia ha queste grosse città. Tra l'altro pochi sanno che la capitale in realtà è Ankara, non Istanbul. Chiusa parentesi. Tutto il resto lo lascerei in una separata visualizzazione. Comunque vedi che appunto in alcune città il trend è positivo, in altre no. Quindi andiamo a quest'altra visualizzazione, questo lo chiamo per siti e basta. Queste le rimuovo. Vedi che cambia la scala di visualizzazione, si vede meglio. Chiaramente adesso il problema sarà con quest'altra. Mi tocca fare un'altra visualizzazione. Quindi io creo un filtro in litri, gli dico che se proviamo, perché non lo so, la somma è 1.000.000 e questo qui già non va bene perché ne abbiamo comunque troppe, diciamo 1.250.000. ok, così potrebbe andare bene. Abbiamo questa città e vedi che in alcune abbiamo un sacco di buchi. Qui addirittura non abbiamo una serie completa in alcuni casi. Ma anche qui vedi che in alcune città c'è proprio un crollo verticale e poi addirittura sparisce il dato. Anche qui è un lavoro di intelligence, si chiama e si capisce il perché. Io non mi concentrerei tanto sull'analisi dell'abbandono sul cliente individuale, ma sulla località. Costa molto meno tempo. Però ripeto, questo è un approccio, magari non funziona. Allora ci rimane da fare la stessa cosa per le città più piccole. Quindi faccio un duplica e dico per smaller cities. A questo punto cambio il filtro e dico at most quel valore di prima. A questo punto ne verranno fuori molte di più, immagino. Sì, sono un po' tante di più. Allora mi servirebbe fare un filtro ancora più granulare e io faccio da 500.000 a 1250 e sono comunque troppe.
e sono ancora troppe. Ok, così ci siamo, ma come vedi anche qui abbiamo un sacco di buchi per quanto riguarda alcune città. In questo caso non abbiamo una tendenza lineare significativa, questo sembra stazionario, e qui abbiamo pochi punti, anche qui, e qui sembra addirittura in crescita, e qui abbiamo pochi punti, così come in tutto il resto dei casi. Ultima visualizzazione, modifichiamo il filtro, gli diciamo questo come al massimo e 750.000, e vedi che abbiamo tanti, e queste cose andrebbero filtrate a mano in un certo senso, perché andrebbe detto che se ho un mese e basta di dati andrebbe tolta, ma comunque lasciamolo così per il momento. Ora ci rimane da fare questa cosa per le città ancora più piccole. Ovviamente vedi che abbiamo tutto questo range che studiarlo diventa veramente molto lungo, molto pesante anche a livelli di memoria, quindi io mi concentrerei fra il 0 e il 100 per questioni di brevità. Come vedi il grosso l'abbiamo qui, il grosso l'abbiamo qui. Faccio rinomina. Qui purtroppo diventa tutto molto più appiccicato. Togliamo qualcosa per questioni di ordine. Magari concentriamoci sulle prime 10. Ok, così si vede già un po' meglio. Qui non abbiamo una vera e propria tendenza, mi verrebbe da dire. C'è sicuramente un crollo a febbraio, in questo secondo caso è ancora più particolare, c'è un crollo poi una risalita, non è chiaro. Per quest'altra città direi che vale la stessa cosa, solo in questo caso vedo una tendenza lineare positiva significativa, in tutti gli altri casi è un po' più difficile da leggere, tranne forse questo, e questo sicuramente c'è stato un crollo. Quindi a me sembra che comunque la dimensione della città espressa in numero di litri somministrati non dipende per determinare quello che è il tasso di abbandono. Questa appunto è una considerazione prettamente grafica. Se uno vuole più rigore serve uno statistica test, ovviamente. Ci si potrebbe domandare se i litri dipendono dal tipo di carburante somministrato. Qua si vede che per questa categoria di carburante c'è una tendenza decrescente, anche se linearmente non si vede. Per tutti gli altri casi vedi che abbiamo tutti i coefficienti positivi, anche questo qua ripeto in realtà è positivo, ma vedi che l'R quadro è 23%, qua l'82%, qua l'83% e qui il 41%, quindi questo è un indicatore appunto che la tendenza lineare non è la miglior scelta per spiegare queste tendenze. Quindi sì, il tasso di abbandono dipende anche dal tipo di carburante. Io terrei come significativo solo questo. A questo punto vado avanti con altri tipi di esplorazioni. Questo sinceramente ci sono troppe traduzioni da effettuare e sinceramente faccio fatica a capire quale di queste tendenze risulta significativa, perlomeno ad occhio. Per quanto riguarda i rappresentanti di vendite, come ho anticipato, si può vedere se le vendite e quindi l'abbandono dipende da questi. Per quanto riguarda costui, la risposta è assolutamente sì. Per quanto riguarda gli altri casi invece no, ma qua dentro abbiamo troppi gruppi, quindi ho creato una visualizzazione in funzione di alcuni filtri. In questo caso abbiamo che questa persona non ha determinato una diminuzione delle vendite, quest'altra anche, mentre invece questo in giallo sì, quest'altro in grigio sì, quest'altro in blu si può semplicemente escludere, e in questo in grigio non è significativo, però la tendenza probabilmente non sarà lineare ma di qualche altro tipo. Andiamo a vedere invece le vendite sotto questo intervallo, cioè fra i 4 milioni e 1 milione di litri, abbiamo dati più sporchi. Questo praticamente ha smesso di vendere. In blu direi che è stazionario, in azzurro direi che è stazionario, tutti gli altri casi abbiamo pochi mesi di vendita da valutare. Andiamo a vedere altri casi, cioè fra 1 milione e 0, e anche qui abbiamo cose sporche, ma
guarda, questo ha una tendenza sicuramente positiva, così come anche questo, ma poi non si capisce dove va a finire, così come anche quest'altro. In verde abbiamo una tendenza lineare positiva e probabilmente significativa, negli altri casi no, se non in grigio che è stazionario. Quindi non è tanto l'abbandono del cliente, ma magari è il rappresentante vendite come lavora. Visto che abbiamo nomi e cognomi, li chiamiamo e gli chiediamo spiegazioni. Ripeto, questo è un discorso di intelligence, la statistica dà degli input. In ultima analisi ho voluto verificare il prezzo dei carburanti in funzione del tempo e come vedi non è una novità se sai che comunque la Turchia ha un'inflazione tremenda da parecchio tempo. E ovviamente l'inflazione diminuisce la domanda e la gente può organizzarsi in altre maniere. Insomma, sicuramente il discorso inflazione ha avuto un impatto sull'abbandono per quanto riguarda certe categorie di clienti. A seguire io ho preso anche i dati individuali dei clienti, ma ho notato un problema. Ad esempio, se io prendo il totale dei litri per targa, mi sembra molto strano che quelli che hanno fatto più carburante hanno fatto 10 litri, perché qua dentro c'è un problema secondo me con i dati. Se io aggiungo la categoria null, vedi che viene fuori 108 e c'è qualcosa che non va. Comunque, con questo tipo di file, anche se combinato con quello precedente, non sono riuscito a tirarci fuori granché di utile. Ad esempio in questo caso vediamo i litri in funzione della banca del cliente. Anche qui mi sembra strano che un sacco di gente non ha una banca. È vero che la Turchia ha particolari problemi di valuta, probabilmente anche con la credibilità delle sue banche. Da qui non emerge quegli abbandoni come si vedeva come nelle visualizzazioni precedenti, anzi la maggior parte, tranne forse questo tipo di banca, ha un incremento. Questa sembra stazionaria anche se in questa categoria, e poi andando a vedere le altre sembrano messe tutto sommato bene. Addirittura questa è una crescita esponenziale, ma sarà un caso particolare. Sì, forse questa qui, sì, questa è in decrescita, ma non emerge proprio un abbandono netto qui. Poi, lo studio per quanto riguarda i litri in funzione della data della stipula del contratto, qui sì emerge qualcosa per quanto riguarda l'abbandono. Salta all'occhio assolutamente luglio, ma soprattutto agosto e anche settembre. Ottobre direi che è quasi stazionario. Con la statistica io non so dire il perché, bisogna chiamare la compagnia che fa questo servizio e indagare, quindi è un discorso, ripeto, ancora una volta, di intelligence. Quindi la buona notizia secondo me è che in questa casistica non serve costruire un classico modello di previsione dei clienti che abbandonano in funzione di alcune loro caratteristiche, anche perché di caratteristiche loro ne abbiamo poche. Cioè abbiamo, vabbè, qui chiaramente servirebbe tradurre, ma dopo aver esplorato io ho visto che abbiamo il nome, cognome, l'email, dove vivono, finita lì. E come avevo fatto presente in un altro caso, queste sono variabili intrinseche se vogliamo. A noi servirebbe capire molto di più. Ad esempio l'istruzione che negli Stati Uniti si trova facilmente, così come il reddito, gli interessi magari. Magari se una persona usa tanto internet tenderà ad informarsi molto di più sui prezzi dei vari fornitori di carburante e di conseguenza tiene più fede al portafoglio che al marchio, in questo caso la Shell. Quindi con questi tipi di dati non si può fare molto in termini di modello predittivo per l'abbandono del singolo cliente. Si può avere soltanto una panoramica generale degli abbandoni, quindi una cosa a volo d'uccello anziché con una lente di ingrandimento. Quindi per concludere, in questo caso il grosso è un lavoro di intelligence. Grazie al cruscotto di dati sappiamo dove oppure a chi fare delle domande per avere informazioni preziose, anziché costruire un modello per il singolo cliente. Se questo video ti ha fatto venire la curiosità di voler studiare l'abbandono dei tuoi clienti in funzione di alcune loro caratteristiche,
mi puoi contattare sui principali social oppure sulla sezione contatti del mio sito staticalmo.com e ci metteremo d'accordo. Bada bene però che servono tanti dati per fare un lavoro del genere, perché è un po' trovare l'ago nel pagliaio. Poi vabbè, se tutti ti abbandonano, o più del 50% ti abbandonano, diventa più semplice per me, ma più difficile per te per altri motivi. Ma in ogni caso, di solito, per fare questo tipo di analisi serve che non hai aperto l'azienda l'anno scorso, ad esempio. Serve un'azienda che esiste da un po' di tempo. Ciao, alla prossima!